Just telling me it's alright. It's so different. But when you take me to the light, it's like a cigarette. Ciao a tutte e bentornati ancora una volta sul mio canale. Io sono Tiziana e oggi vi propongo la mia idea di borsa Masa, che è molto famosa sul web perché praticamente abbiamo dei quadrati che, lavorati e inseriti in questo modo, danno forma a questo bellissimo modello. Io l'ho lavorato con due cordini diversi, insomma nel tutorial vi spiego tutto anche per poterla fare più grande o più piccola in base al vostro gusto. Prima di vedere tutto quello che ci serve per questo progetto, vi ricordo di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella se vi fa piacere darmi punti hype e seguirmi anche sui miei social. Questo bellissimo progetto, perfetto per i principianti perché è facile e veloce, utilizzerò esclusivamente del cordino, nello specifico Inda Rainbow di Borgo dei Pazzi. È un cordino da 6 mm arricchito con il lurex di tanti colori. Guardate che meraviglia, luccica tantissimo ed è veramente molto facile e scorrevole da lavorare. In abbinamento Inda Fur, cordino pelliccioso, guardate, io ho fatto anche altri lavori che rende la nostra borsa molto particolare. Come tonalità io ho scelto la numero 8, ma nel sito sia dell'uno che dell'altro trovate infinite tonalità. Vi lascio il codice sconto col quale acquistare non solo i cordini che vi ho mostrato oggi, ma tutto quello che trovate sul loro sito. Uncinetto numero 8 per il cordino più grosso, uncinetto 4,5 per Inda Fur. Quindi a questo punto ci mettiamo subito all'opera. Ho avviato 25 catenelle, adesso torniamo indietro con dei punti bassi, ma anziché farli come li facciamo nel modo tradizionale, giriamo il lavoro, vedete, andiamo a lavorare su queste costine partendo dalla seconda, quindi poi in totale dobbiamo ottenere 24 punti. Allora, con un po' di pazienza, ecco qua, entriamo in questa costina e tiriamo fuori il primo punto basso. Vedete questo punto qui, andiamo pure in questo e facciamo l'altro punto basso. Magari se volete ci possiamo aiutare con un altro uncinetto più piccolo, creiamo il varco e andiamo avanti in questo modo. Vedete? Magari volendo, se avete delle difficoltà, fate delle catenelle leggermente più larghe. In totale dobbiamo ottenere 24 punti bassi. E questo sarà il nostro risultato. Quindi andiamo ad eseguire tutti gli altri punti bassi e ci rivediamo a questo punto. Fine riga, ho 24 punti, faccio una catenella, volto il lavoro e da adesso in poi dobbiamo semplicemente lavorare righe di andata e ritorno, ma punto e basso in costa. Quindi anziché prendere tutto il punto, io entro soltanto nella costina esterna e vado avanti. Quindi davvero molto semplice, ma in questo modo decoriamo un po' questi quadrati che dobbiamo costruire. Vedete? Quindi arriviamo fino a qui, vi faccio rivedere ancora una volta come tornare indietro. Finito anche il secondo giro, catenella, voltiamo il lavoro e ripetiamo la stessa cosa. Punti bassi in costa e sempre 24. Ovviamente voi potete decidere di fare dei quadrati più grandi o più piccoli in base a quanto volete, grande o piccola appunto la vostra borsa. L'importante è realizzarli tutti e tre uguali, quindi nel mio caso sono partita con 25 catenelle, per cui ho ottenuto 24 punti, ma voi, ripeto, lo potete fare come vi piace. L'importante è realizzare 3 quadrati uguali. Quindi io procedo con delle righe di andata e ritorno per un totale di 27 righe. Le completiamo tutte e ci rivediamo per farvi vedere come contornare e poi andare a cucire i 3 pannelli insieme. Ho finito i miei 27 giri,
Arrivata a questo punto, noi facciamo una catenella, il primo punto basso l'abbiamo fatto dell'angolo, nello stesso punto andiamo a fare il secondo punto basso, così abbiamo creato l'angolo e poi sotto ogni riga sottostante, vedete, dobbiamo andare a creare un punto basso. Vedete? Questa è una riga e faccio un punto basso. Questa è un'altra, quindi un altro punto basso e così via. Così andiamo a contornare questa mattonella. Quindi questo lo completiamo fino a qui, arrivato qui rifacciamo l'angolo, ovvero punto basso, catenella e punto basso nello stesso punto. Qui andiamo a fare un punto basso in ogni punto sottostante, nell'ultimo andiamo a fare l'angolo, qui di nuovo un punto basso sotto ogni riga sottostante, l'ultimo angolo, qui una maglia bassa sotto ogni maglia che vedete e qui completiamo con l'angolo, quindi completiamo anche questo, quindi in totale devono essere 3 identiche mattonelle quadrate e ci rivediamo per il passaggio successivo. I 3 quadrati sono terminati, vedete, sono tutti uguali, io li metto uno sopra l'altro, vedete, e misurano tutti 27 x 27. Adesso noi cosa facciamo? Li ripieghiamo a metà, quindi cominciamo anche a dare la forma alla borsa, vi faccio vedere, e infine anche questo, e lo mettiamo in questo modo. Adesso noi ci dobbiamo occupare del manico, quindi prima di iniziare le cuciture che farò con Indafur, noi dobbiamo creare il manico che congiunge questi due lati. Quindi io che cosa faccio? Riprendo il filato, io poi alla fine vi dirò anche il quantitativo esatto del filato che ho utilizzato. Allora, noi adesso che cosa dobbiamo fare? Momentaneamente questo lo sposto. Questi saranno i lati dove dobbiamo iniziare il manico da qua e poi terminarlo da questa parte. Io che cosa faccio? Prendo quest'angolo, il mio punto di riferimento è la catenella qui, quella che abbiamo fatto nell'angolo. Io mi sposto 2 punti di qua e 2 punti di qua, cioè riprendo filato e uncinetto numero 8, faccio un cappietto e mi vado ad agganciare qua. Quindi questo è il nostro punto centrale, 2 prima della catenella e 2 dopo. Quindi la codina la lavoriamo, così la cominciamo a fissare. Io faccio il primo punto basso, il secondo punto basso, il terzo che è sulla catenella, che è anche quella più stretta, quindi la identifichiamo praticamente subito. Ecco fatto. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Faccio una catenella, volto il lavoro e proseguo sempre in costa e vado a rifare di nuovo questi 5 punti, perché farò delle righe di andata e ritorno. La misura del manico dipende dal vostro gusto, io penso di farlo circa 40 cm, ma poi anche questo ve lo dirò e vi dirò anche quanti numeri di giri ho realizzato. Quindi ho fatto una catenella, ho voltato il lavoro e ricomincio sempre facendo dei punti bassi in costa, così continuiamo anche il gioco che abbiamo fatto prima, perché le abbiamo lavorate a punto basso in costa. Quindi vedete, molto molto semplice. Così il momento in cui io lo giro, ancora è poco, però quello che il risultato deve essere questo. Vedete? Io quindi vado a creare un manico che mi congiunge in questo senso, quindi non appena arrivo qua io vi faccio vedere come creare i punti bassi, sempre anche qui 5 punti, quindi catenella 1 2 1 2, quindi questi saranno sempre i punti dove andrò a completare il mio manico.
Io ho terminato il manico, personalmente ho fatto circa 34 centimetri e ho fatto 32 giri, poi ovviamente ognuno lo può fare anche più grande. Allora, perché poi la borsa sarà in questa maniera, vedete? Allora, adesso, intanto questo sempre lo sposto. Allora, io faccio così, qui ho marcato la nostra, la catenella del centro, dell'angolo, io mi metto in questa posizione, io qui ho finito, faccio sempre una catenella, lo lascio, vi ricordate 5 punti devono essere, questo è il terzo, per cui il secondo è qui, e qui faccio semplicemente passare, mi prendo anche, vedete, l'altro punto e faccio un punto basso, poi vado in quello seguente, mi prendo anche il punto da questa parte, vedete, completo, e faccio un punto basso, tolgo il marcapunti, così faccio il terzo punto e faccio un altro punto basso, così lo lego per bene, il quarto punto e anche il quinto. E così ho terminato. Adesso rimettiamo la borsa per farvi vedere più o meno, poi questo si deve tagliare e nascondere il filo, cosa che dobbiamo fare pure qua. Praticamente, vedo se riesco a farvelo vedere. Allora, qui c'è il manico e poi qui c'è il resto della borsa. Adesso io, dopo che ho tagliato il filo qui dove abbiamo finito il manico, adesso mi vado a legare qui tutti i punti, perché adesso dobbiamo iniziare le cuciture. Quindi adesso io l'assemblo e vi faccio vedere come iniziare le cuciture con il cordino in Dafur. Ho legato tutti i punti dove adesso dobbiamo andare a fare le cuciture. Allora io parto da qua, vado da questa parte, giro di qua e ritorno da questa parte. Quindi le cuciture saranno in questa parte qui. Non so se in Dafur poi farò una prova, se magari passarlo pure qui nei contorni. Questo ancora non lo so, diciamo che in corso d'opera poi deciderò, non appena la borsa è pronta, se mi piace o meno. Allora, prendo il 4,5 come uncinetto, faccio un cappietto. Allora, qui abbiamo sempre punto la catenella dell'angolo, anche qui dove ho legato. Intanto faccio il primo punto, poi lo slegherò alla fine e comincio, faccio adesso un punto basso e poi ritorno, farò l'altro. Adesso cosa faccio io? Prendo sia questo punto completo che questo, quindi entro con questo filato, vado a fare 2 punti bassi nello stesso punto, il primo ed il secondo. Poi proseguo nei punti 2 successivi, quindi questo e quello da questa parte. Aspettate che ve lo faccio vedere bene. 1 e 2, vedete? E qui vado a fare primo punto basso e anche il secondo punto basso. Quindi ne faccio 2, così viene una cucitura più solida ma anche più decoro. E vado avanti. Punto di qua, punto del pannello di fronte, primo punto basso, secondo punto basso, sempre nello stesso punto. E procedo. Primo punto basso, stesso punto, secondo punto basso. Guardate che bella rifinitura. Quindi facciamo tutto questo, quindi a questo punto, una volta che io andrò a cucire tutta questa parte con l'Indafur, la nostra borsa masa sarà completata. Guardate quanto è bella,
questa borsa Masa. Io alla fine, vi ricordate, non ero sicura di continuare in Darfur pure sul manico, alla fine mi è piaciuto perché dà una sorta di continuazione. Io ve la faccio vedere indossata, guardate, è davvero meravigliosa. Come misure io ho ottenuto 40 x 40, il manico è circa 35 cm, quindi davvero una bella borsa molto capiente. Come quantitativo di cordino circa 70 grammi di Indafur e circa 700 invece del cordino in da Rainbow. Io vi invito a dare un'occhiata al sito perché di questo cordino ce ne sono tantissime tonalità, e vi lascio anche il codice sconto del 10% che comunque potete utilizzare per qualunque articolo trovate sul sito Borgo dei Pazzi. Se avete dei dubbi, mandatemi un messaggio, non dimenticate di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella, se vi fa piacere darmi punti hype e seguirmi anche sui miei social. A questo punto ci vediamo alla mia prossima creazione.